Il cielo non cadde tutto in una volta. Si disintegrò in una pioggia lenta e soffocante di cenere grigia e in un silenzio così pesante da sembrare un peso fisico premuto contro il petto. All'interno dell'atrio di una villa lussuosa, l'aria, che solo poche ore prima portava il dolce profumo floreale del gelsomino e il pungente sentore fermentato del vino speziato, si è trasformata in una fitta nebbia velenosa di zolfo. Una bambina, il volto rigato da strisce di fuliggine e sale secco delle sue lacrime, stringe la mano di sua madre con una presa disperata, con le nocche bianche. Tenta di gridare, ma non è rimasto ossigeno per un grido, solo un rantolo secco mentre i suoi polmoni lottano contro la polvere di pietra. Fuori, il mondo ruggisce. Non è il familiare brontolio ritmico di un temporale estivo, ma un lamento primordiale e viscerale dal cuore stesso della terra, un suono che vibra attraverso le suole dei piedi e fin dentro il midollo. Pietre leggere come sughero ma calde come brace piovono dal cielo, bucando i tetti di terracotta in un incessante bombardamento ritmico che risuona come 1000 martelli. Il giorno, iniziato sotto il sole radioso e dorato della Campania, si è dissolto in una notte eterna e sulfurea. Uomini e donne crollano sulle proprie soglie, non raggiunti dalle fiamme, ma sconfitti dal peso di un'atmosfera, trasformatasi in microscopici frammenti di vetro. In pochi minuti, la città più vibrante dell'impero è stata ridotta a un obitorio silenzioso, sotto una coltre crescente di pomice. Come può il culmine della gloria umana essere cancellato da un sussurro profondo proveniente dalle viscere del mondo? Siamo noi, oggi, circondati dal nostro acciaio e silicio, davvero più sicuri di quanto credessero di essere loro? Ciò a cui il mondo assistette in quel fatidico giorno d'autunno del 79 d.C. non fu solo un capriccio localizzato della natura, ma l'improvvisa violenta decapitazione di un gioiello della corona romana. Pompei. Un nome che oggi evoca scheletri dagli occhi vuoti e il silenzio sterile delle sale dei musei, ma che, in quelle ultime ore, rappresentava lo zenit assoluto della sofisticatezza occidentale. L'eruzione del Vesuvio non deve essere vista come un isolato disastro vulcanico. Fu una rottura violenta nella cronologia stessa dell'umanità. In meno di 24 ore, secoli di accumulazione culturale, innovazione politica e intere stirpi familiari furono sigillati sotto 6 metri di cenere e pietra. Fu una tragedia di proporzioni assolute, un evento che sfidò l'idea stessa di ordine imperiale e protezione divina. Le conseguenze furono irreversibili. Un'intera città, con tutti i suoi segreti, scandali e ambizioni, fu rimossa dalla mappa e dalla memoria collettiva del mondo per quasi 1700 anni. Fu la prova definitiva che l'impero romano, padrone assoluto di uomini e mari, era in realtà un suddito fragile e impotente dei cupi e mutevoli umori della geologia terrestre. Guardiamo le rovine ora e vediamo una tragedia, ma per chi la viveva era la fine del mondo. La consapevolezza che il terreno su cui poggiavano non era una fondamenta, ma il coperchio di una fornace. Esiste un mito persistente, alimentato da secoli di romanticismo tragico, secondo cui Pompei fosse una città in declino, un luogo stanco e cupo, in attesa della punizione divina. La realtà rivelata dai moderni scavi è molto più inquietante per il nostro senso di sicurezza. Pompei era al suo apice assoluto. Era un cantiere vibrante e ambizioso, una città che si stava reinventando con un lusso quasi insolente dopo il grande terremoto del 62 d.C. Le taverne erano stipate di anfore di vino importato dai pendii soleggiati della Grecia e dalle coste frastagliate della Spagna. Le pareti dei lupanari e delle terme esibivano affreschi di una libertà sessuale e sociale che scioccherebbe l'osservatore moderno. I mercati del pesce traboccavano della freschezza salmastra del Mar Tirreno e l'odore del garum in fermentazione, la costosa salsa di pesce dell'élite, aleggiava pesante e prospero nell'aria. Non c'era decadenza qui, solo pulsazione. L'élite di Roma viaggiava fin qui per sfuggire alla congestione della capitale,
costruendo ville le cui colonne di marmo brillavano bianche contro il cielo blu, decorate con giardini pensili che erano miracoli di ingegneria idraulica. Il contrasto tra lo sbalorditivo sfarzo di quel mattino e il grigio soffocante di quel pomeriggio è la lezione più crudele che la storia ci abbia mai dato sulla terrificante impermanenza del successo. Per comprendere l'entità di questa caduta, bisogna visualizzare il complesso macchinario ronzante che era Pompei. Funzionava come cuore logistico e polmone economico della Campania Felix, la fertile campagna circostante. Una sofisticata rete commerciale interconnetteva il suo porto alle rotte della seta, delle spezie e degli schiavi che alimentavano l'insaziabile fame di Roma. Il denaro non circolava semplicemente. Gridava nelle strade pavimentate con massicci blocchi di basalto grigio, dove i profondi solchi lasciati dalle ruote dei pesanti carri testimoniavano un traffico incessante e frenetico. Il sistema degli acquedotti era un prodigio di precisione, spingendo l'acqua sotto pressione in fontane monumentali e nelle terme pubbliche dove il destino di intere province veniva deciso tra vapori densi, oli profumati e intrighi politici. La mentalità del cittadino pompeiano era di totale dominio. Egli credeva, con l'arroganza tipica di chi vive in un'era di progresso, che l'ingegneria romana avesse addomesticato l'ambiente per sempre. Il vulcano non era una minaccia, era solo uno sfondo pittoresco per i loro vigneti. Ma fu proprio questa struttura di fenomenale successo, questa cieca fiducia nella protezione delle proprie mura e nella benevolenza dei propri dei, a preparare la trappola perfetta. Avevano costruito il loro paradiso sulla gola stessa di un inferno che stava solo fingendo di dormire. L'origine della fine non si manifestò nelle grida dei mercati o nei canti dei templi, ma a chilometri sotto la crosta terrestre, in una colossale camera magmatica che aveva accumulato furia e pressione per oltre 800 anni. Era una mostruosità geologica, una forza cieca della natura per la quale la scienza del tempo non aveva nemmeno il vocabolario adatto. Per generazioni il Vesuvio era stato venerato come una montagna benevola, il fertile guardiano della valle, una silhouette rassicurante coperta dai vigneti più produttivi dell'impero. Il processo di risveglio fu lento, sottile e terribilmente frainteso. L'acqua nei pozzi profondi iniziò a sparire, evaporata dal calore sotterraneo che risaliva verso l'alto. I cani da guardia ululavano a un nemico invisibile che le orecchie umane non potevano percepire. E il terreno emetteva lievi, ritmici tremori, un codice morse tettonico che l'arroganza umana tradusse come semplici capricci passeggeri della terra. Il Vesuvio stava inspirando profondamente, riempiendo i suoi polmoni di fuoco liquido prima del suo grido finale. Questo accumulo di gas era una bomba a orologeria termica di proporzioni bibliche, in attesa che l'ultima resistenza della roccia cedesse sotto il peso di un destino inevitabile. L'aria iniziò a odorare di zolfo, un debole sentore di uova marce che i cittadini liquidarono con una risata come un piccolo fastidio, inconsapevoli di respirare il fiato della propria estinzione. Il punto di contatto irreversibile avvenne precisamente all'1 di un pomeriggio, che avrebbe dovuto essere come ogni altro. La cima del Vesuvio non si limitò ad aprirsi, fu letteralmente polverizzata da un'esplosione con la forza di migliaia di bombe atomiche detonate all'unisono. Una colonna di cenere, pomice e gas surriscaldati schizzò per 30 chilometri nella stratosfera, sfidando la gravità e le leggi del mondo conosciuto. Il portale della tragedia fu il cielo stesso. Quando quella colonna raggiunse il suo limite termico e fisico, non si dissipò, ma crollò nuovamente sulla civiltà con il peso di una montagna cadente. Il vento, in un colpo di sfortuna statistica senza precedenti, cambiò direzione proprio in quei momenti, spingendo la nube di morte direttamente sopra Pompei ed Ercolano. La luce dorata del Mediterraneo fu cancellata in pochi secondi, sostituita da un crepuscolo denso di polvere soffocante, che bruciava gli occhi e trasformava ogni respiro in un atto di pura agonia. Il suono fu la prima cosa a colpire la città, un boato così forte da frantumare i vetri e far scoppiare i timpani, il rumore di un mondo che veniva squarciato in due.
La propagazione del disastro fu un'escalation di terrore assoluto e disorientamento sensoriale. Per primo venne il suono, un boato continuo a bassa frequenza che faceva vibrare le ossa nel petto e impediva ogni pensiero razionale. Poi la pioggia di lapilli. Piccole pietre porose iniziarono a cadere, sembrando quasi innocue all'inizio, ma accumulandosi rapidamente in strati alti metri, bloccando le porte e seppellendo vivi coloro che avevano cercato rifugio negli scantinati. La confusione iniziale lasciò il posto a un immediato collasso sociale. La gerarchia romana, così rigida e potente, si sciolse come cera al sole. Padri, spinti da un istinto di sopravvivenza primordiale e brutale, abbandonarono i propri figli. Gli schiavi fuggirono dai loro padroni verso vicoli ciechi, dove avrebbero trovato solo la morte. Le strade d'uscita divennero imbuti di disperazione, ostruite da carri i cui cavalli erano stramazzati per il calore e da anziani che, impossibilitati a correre, venivano semplicemente calpestati dalla folla in preda al panico. Il silenzio iniziò a reclamare i quartieri dove la vita era stata più rumorosa. Pompei veniva confezionata viva, strato dopo strato, dalla polvere di un mondo che stava finendo. L'odore non era più solo zolfo, era il profumo di legno bruciato, pietra calda e il sentore metallico del sangue nell'aria. La risposta umana all'apocalisse in corso fu un tragico mosaico di disperazione e impotenza scientifica. Senza il quadro della vulcanologia moderna, i cittadini della Baia di Napoli furono costretti a interpretare la fine del loro mondo attraverso la lente distorta della mitologia e di una filosofia fallace. Molti si convinsero che i giganti stessero finalmente sorgendo dalle viscere della terra per scatenare una guerra genocida finale contro gli dei dell'Olimpo. Preghiere ferventi e pianti furono urlati in templi che stavano già cedendo sotto il peso della cenere, trasformando questi presunti santuari in sarcofagi di marmo per i devoti. Medici e sedicenti filosofi tentarono di spiegare i tremori come venti intrappolati nelle vene della terra, suggerendo rimedi inutili o indirizzando le folle in panico verso rotte costiere sicure che le portarono direttamente sul percorso dei flussi piroclastici in arrivo. Alcuni, paralizzati da una mal riposta fiducia nelle opere murarie romane, si rifiutarono di lasciare le proprie domus ancestrali, stringendo monete d'oro e statuette d'avorio, come se il peso della loro ricchezza potesse ancorarli contro la furia di una montagna. Altri cercarono il mare, solo per trovare la linea di costa che si ritraeva in un riflusso terrificante e innaturale, lasciando le navi arenate su un fondale di pesci boccheggianti e fango nero, mentre l'orizzonte tornava a sollevarsi in una serie di tsunami bollenti. Mentre le fondamenta fisiche della Campania venivano incenerite, un disastro più profondo consumava lo spirito umano, il collasso totale dei legami istituzionali e morali. La legge romana, che per secoli aveva fornito uno scheletro rigido per il mondo civilizzato, evaporò al calore della prima ondata termica. Nelle strade oscurate di Pompei, il diritto del più forte divenne l'unico statuto superstite. La paura dell'altro mutò in una paralizzante isteria collettiva. Chiunque fosse al di fuori della propria cerchia familiare ristretta era visto come una minaccia alla sopravvivenza o un concorrente per l'ultimo soffio d'aria respirabile. Le prove archeologiche suggeriscono scene di straziante crudeltà. Le pesanti porte delle ville lussuose sbarrate dall'interno per tenere fuori i vicini disperati e furti sacrileghi commessi proprio nel momento in cui la terra sussultava nei suoi spasimi di morte. La civiltà, quel sottile e lucido velo che i romani avevano drappeggiato sul mondo, fu squarciata, rivelando un abisso di egoismo primordiale. In quel crepuscolo di cenere cadente, l'empatia divenne un lusso che nessuno poteva permettersi, e la pietas, la virtù cardine del cittadino romano, fu sepolta molto prima che i corpi stessi si raffreddassero. In questo clima di terrore apocalittico, la disperazione partorì mostri ideologici. Quando la mente umana non può processare l'entità di una catastrofe naturale, cerca un nemico tangibile da incolpare. Tra le province circostanti e persino tra le rovine fumanti, sinistri sussurri iniziarono a prendere piede.
Si cercarono capri espiatori tra le minoranze religiose e i gruppi marginali, accusati di aver invitato l'ira dei Numina attraverso i loro culti stranieri o la loro percepita impietà. Gruppi fanatici videro la distruzione della città del vizio come una purificazione divina, scatenando ondate di persecuzioni sommarie contro coloro che erano ritenuti diversi o non romani. Il tessuto sociale divenne tagliente e inquisitorio. La tragedia non favorì la solidarietà, quanto piuttosto una durezza amara e giudicante. Il senso di colpa fu proiettato all'esterno per evitare di fissare l'abisso della propria impotenza. Questa radicalizzazione del dolore lasciò cicatrici che sarebbero rimaste infette per decenni, trasformando un evento geologico in una violenta purga sociale che non risparmiò né gli innocenti né coloro che erano in lutto. L'artiglio del Vesuvio non si fermò alle porte della città. Oltre le mura di Pompei, l'intero ecosistema della Campania Felix fu annientato in un silenzio spettrale e ovattato. Le villae rusticae, il cuore pulsante della produzione agricola imperiale, divennero tombe isolate tra vigneti carbonizzati e campi grigi. Interi villaggi di contadini, i cui nomi non furono mai registrati dalla storia, furono abbandonati agli elementi. La natura, ferocemente indifferente al progresso umano, iniziò a reclamare il suo spazio con velocità terrificante. Gli uccelli cadevano morti dal cielo, i loro polmoni bruciati da gas invisibili. Foreste lussureggianti furono trasformate in scheletri di legname nero e i fiumi soffocati dai detriti vulcanici strariparono in paludi tossiche. Dove un tempo i canti della vendemmia e il muggito del bestiame riempivano l'aria, ora c'era solo il fischio del vento che sollevava vortici di polvere grigia. Fu l'eclissi di un intero mondo rurale, un collasso invisibile che condannò migliaia di persone a una morte lenta per carestia molto tempo dopo che i fuochi si erano spenti. Dopo quasi 60 ore di agonia incessante, la furia del vulcano iniziò finalmente a calare. Non fu una vittoria dell'ingegno umano, né il risultato di un numero sufficiente di sacrifici agli dei. Fu semplicemente l'esaurimento biologico di un mostro che aveva vomitato ogni oncia del suo fuoco interiore. Il Vesuvio smise il suo ruggito ritmico, lasciandosi alle spalle una quiete pesante, maligna e innaturale. La pioggia di cenere si diradò, permettendo a una luce solare pallida e malata di filtrare attraverso una coltre di vapori tossici. Ma questo ritiro non portò sollievo. La linea costiera era avanzata di centinaia di metri. Il fiume Sarno aveva cambiato il suo corso e due delle città più prospere dell'impero erano semplicemente svanite. Furono sostituite da una distesa lunare, piatta, fumante e grigia. Fu il momento dell'assoluto esaurimento, dove il disastro non si concluse con un guizzo eroico, ma con l'ultimo debole rantolo di una terra che non aveva più nulla da distruggere. Il mondo che emerse da sotto la cenere era permanentemente trasformato. L'impero romano subì uno shock economico che vibrò attraverso il tesoro di Roma e un trauma culturale che alterò la percezione del destino umano. Pompei non fu mai ricostruita. Divenne una terra di nessuno, una cicatrice proibita che i sopravvissuti evitavano con superstizioso timore. La perdita di un centro commerciale così vitale costrinse l'impero a ridisegnare intere rotte logistiche, spostando il baricentro regionale verso Neapolis e altre colonie. La cultura stessa fu macchiata da una nuova malinconia, un senso di precarietà che si rifletté nell'arte e nella filosofia dei secoli successivi. La fede incrollabile nel progresso eterno di Roma era stata incrinata. Se una singola montagna poteva cancellare un paradiso in un pomeriggio, allora nulla, nemmeno il marmo del foro, era veramente eterno. Oggi, mentre guardiamo i calchi in gesso di quegli uomini e donne, cristallizzati nei loro ultimi, agonizzati momenti di vita, non possiamo fare a meno di chiederci: siamo davvero così diversi? Camminiamo tra le rovine di Pompei con l'arroganza di chi guarda a un passato primitivo, eppure viviamo in città interconnesse che dipendono da sistemi infinitamente più fragili di un acquedotto romano. Le nostre ceneri oggi potrebbero essere digitali, economiche o ambientali, ma la nostra vulnerabilità resta immutata.
Abbiamo davvero imparato a leggere i segnali della Terra o stiamo semplicemente ignorando i tremori del nostro tempo mentre brindiamo nelle nostre ville moderne? Pompei non è un capitolo chiuso della storia, è un battito sotto i nostri piedi, un monito che la civiltà è solo una tregua temporanea tra due catastrofi.